Ciao a tutti, oggi iniziamo a parlare della propagazione delle piante. È un argomento molto importante e piuttosto vasto, per cui abbiamo pensato di realizzare 4 video a seconda dei metodi con cui si possono riprodurre le piante. E adesso li vediamo insieme. La propagazione delle piante si divide in riproduzione, che utilizza il seme, oppure moltiplicazione, che prevede di utilizzare delle parti della pianta diverse dal seme. La moltiplicazione si divide a sua volta in talea, margotta, innesto. Oggi parliamo del seme. Normalmente per ottenere una pianta nata da seme ci vuole abbastanza tempo, perché per avere dei risultati la pianta si deve accrescere e quindi dobbiamo avere la pazienza. Normalmente si ottengono esemplari diversi dai genitori, essendo la riproduzione con seme una riproduzione sessuale che prevede l'unione di due individui, gli esemplari che nascono spesso sono diversi dai genitori. Abbiamo detto già altre volte che la fioritura può avere tempi lunghi, ad esempio se io semino una glicine mi nasce un buon esemplare che si sviluppa bene, ma la fioritura può richiedere diversi anni prima che avvenga. Dobbiamo poi stare attenti alla quiescenza o dormienza dei semi, che significa che i semi, quando normalmente maturano in autunno, non germogliano subito, perché la natura ha predisposto in loro dei meccanismi per cui percepiscono che c'è l'inverno e nell'inverno non deve nascere una piccola pianticella che potrebbe andare incontro alla morte con le condizioni climatiche avverse, ma deve sentire il freddo, il seme, prepararsi e germogliare nella primavera successiva. Vedremo nella seconda parte del video un'applicazione pratica per ovviare a questo aspetto. Abbiamo dei pro però nella propagazione per seme, che è il costo basso o nullo. Io mi posso procurare dei semi, abbiamo lì, dopo li vedremo, dei semi di limone, dei semi di mela o dei semi di glicine che possiamo procurare a costo zero semplicemente andando a fare una passeggiata in campagna. Abbiamo molta soddisfazione nel seguire la pianta in tutte le sue fasi. La pianta cresce e poi diciamo anche che la pianta ha uno sviluppo armonioso, cioè cresce bene, ha uno sviluppo armonioso, ci vuole tempo, ma è una grande soddisfazione poter vedere la pianta che si sviluppa in tutte queste fasi con un'azione che abbiamo seguito noi, che abbiamo curato noi personalmente. Adesso vediamo qualche applicazione pratica. Ci siamo procurati dei semi, vediamo qui dei semi di abete recuperati in giardino da una pianta che in questo periodo li ha lasciati cadere sulla neve. Vediamo qui un seme di pino mugo che ho ricavato da questa pigna, lo vedete, piccolino ma che è molto interessante. Si può staccare dalla sua aletta. Vediamo qui dei semi di glicine recuperati dal frutto che fa al termine della stagione vegetativa. Vediamo qui dei semi di melo. Vediamo qui dei semi di limone. Semi di limone integri, recuperati all'interno del frutto, seme di limone sbucciato, tolto la pellicina che lo copre, e questo è un sistema per facilitare la germogliazione di questo seme. Quando abbiamo i nostri semi dobbiamo appunto pensare che alcuni richiedono la vernalizzazione, cioè quel processo che ci serve per dire al seme che lui ha passato l'inverno e che quindi è il momento di germogliare. Cosa bisogna fare? Si possono prendere i semi che hanno bisogno di vernalizzazione, ad esempio il melo, ad esempio la glicine, e inserirli in sabbia umida. Lo vediamo qua. Ho inserito, si vede poco perché la sabbia è abbastanza opaca, ma ho inserito un seme di glicine all'interno della sabbia. Questo barattolo di sabbia umida lo posso conservare all'aperto, che prenda quindi il freddo dell'inverno, ovviamente senza che piova dentro, perché sennò si inzupperebbe e diventerebbe tutto da buttare. Posso metterlo quindi a riparo oppure usare un vaso con dei fori e quindi anche se lo lascio all'acqua non si crea mai la totale saturazione dell'acqua. In alcuni casi posso far stimolare la germogliazione del seme mettendolo in acqua
oppure con un sistema ancora intermedio, che è quello di inserire i semi all'interno di stracci bagnati. Qui vediamo dei semi di caco, che ho recuperato dai frutti, che ho messo in questo straccio bagnato. Vedete che stanno già germogliando. Il caco ha una radice nera, quindi non lasciamoci intimorire dal fatto che sia nera, che a volte il nero significa marcio. In questo caso il caco ha sempre le radici nere, quindi questo caco è già germogliato all'interno di questa piccola serretta che abbiamo creato, ovviamente tenendo tutto chiuso in casa. Possiamo quindi andare a seminarlo. Ci procuriamo una vaschetta nella quale, o un vaso, nella quale abbiamo inserito un terriccio composto da terriccio torboso di quelli acquistati classici nel sacchetto, un po' di sabbia di fiume, un po' di argilla espansa soprattutto sul fondo del vaso e magari un po' di pomice. Quando abbiamo realizzato il nostro terriccio mescolando tutte queste componenti, lo posizioniamo nella vaschetta. Adesso possiamo andare con un attrezzo delicato a inserire il nostro seme che è già in una fase di pregermogliamento. Lo inseriamo. Ecco, il seme del caco desidera essere piantato con la parte alta fuori dal terriccio. Vedete qui alcuni che sono già germogliati. Tra qualche giorno o al massimo una settimana vedremo alzarsi la testolina del seme e alla fine liberarsi dal tegumento e uscire le prime foglioline della pianticella. Ecco, usiamo sempre dei terricci piuttosto sani, realizziamo sempre dei fori di drenaggio sotto i vasi. Questa è una vaschetta classica da gelato, ma si possono usare tranquillamente qualunque tipo di vaso purché sia pulito e abbia i fori di drenaggio. Abbiamo detto ci vogliono tempi lunghi, ma la riproduzione con seme può dare dei grossi risultati e delle grosse soddisfazioni. Vediamo qui una pianticella di pompelmo che ho ottenuto da seme circa 2 anni fa. Vedete un bello sviluppo armonioso. Vedete qui delle pianticelle di fico domestico che ho ottenuto da seme, ma prelevandole direttamente dal giardino. In questo caso le pianticelle da seme mi nascono spontaneamente nel giardino, io non faccio altro che recuperarle e metterle assieme per dare l'idea già di una pianticella di grosse dimensioni, con uno sviluppo di rami piuttosto armonioso. Addirittura questa pianta ha già fatto anche qualche frutto, cioè nel giro di pochi anni si riesce ad avere qualche frutto. Da ultimo vediamo una bella Raphiolepis umbellata, un esemplare che ho ottenuto da seme circa 3 anni fa. Questa è una pianta che dà grandi soddisfazioni perché una volta prelevati i semi dalle bacche si possono seminare in primavera, ottenere delle piante discrete. Questo non è un bonsai, ma è una pianta gradevolissima, di ottimo aspetto, e che addirittura fiorisce, fa questa sorpresa di avere i fiori insieme alle bacche anche nella stagione invernale. È conservata in una serra e quindi ha questo sviluppo particolare. Nella primavera, portata all'esterno, farà una bella fioritura di tutti i suoi rami fioriferi. Per oggi è tutto. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Grazie, ciao.